La minestra di cavolo nero è buonissima e condensa in sé molta toscanità. La trovi nei libri di ricette come minestra di fagioli, una preparazione piuttosto lunga che io ho provato a velocizzare usando fagioli precotti. Sarà riuscita ugualmente bene? Scopriamolo insieme. In descrizione trovi gli ingredienti. Inizio mettendo sul fuoco mezzo litro d'acqua e un dado vegetale per fare un po' di brodo che ci servirà in futuro. Poi prendo una cipolla, sedano e carota, in pratica i classici odori, e li pulisco. Inizio a pelare la carota, poi la taglio a listarelle, quindi a dadini, quelli bravi direbbero che faccio una brunoise. Faccio lo stesso con il sedano e infine con la cipolla, che dopo averla pelata taglio orizzontale, poi taglio in verticale ed ecco qua. Ho tagliato le verdure a dadini, ma questo non basta perché le devo fare molto fini per fare il soffritto. Io utilizzo la mezzaluna della nonna, un metodo forse un po' antiquato ma molto efficace se non vogliamo disfare le verdure nel tritatutto. Ho fatto scaldare dell'olio in un tegame e poi ci metto dentro le verdure così facciamo un bel soffritto. Lo lasciamo andare non troppo velocemente perché non si deve bruciare. Mentre il soffritto soffrigge prendo un mazzo di cavolo nero e inizio a pulire le foglie. Tiro la costa e con una mano tengo ferma la foglia, la costa si butta e la foglia si tiene. Piano piano arrivo a pulire tutto il cavolo nero. Ecco qua, questa foglia va bene, questa no, è troppo rovinata e la buttiamo. Adesso lo lavo, ho preparato una bacinella con dell'acqua e ci metto dentro il cavolo nero, così lo laviamo per bene. Dopo averlo lavato per bene, lo strizzo con le mani e lo trasferisco in un canovaccio per asciugarlo un po'. Adesso non importa che sia asciuttissimo, basta giusto un po'. Prendo un po' di manciate di cavolo nero e comincio a tagliarlo in un senso e in quell'altro in maniera da farlo a pezzettini abbastanza piccoli. Non troppo perché comunque poi vedremo che frulleremo tutto quanto. Piano piano arrivo a tagliare tutto il cavolo nero e adesso lo aggiungo al soffritto. Non ci vorrà molto perché si appassisca nella pentola. Lo rigiro e dopo poco ha già perso buona parte del suo volume. Quando il cavolo nero si è cotto e sono a questo punto, posso levare la pentola dal fuoco e la metto da una parte. Metto a fianco il brodo che ho preparato prima. Con la pinza prendo un po' di cavolo nero, lo metto nel brodo e frullo. Alla fine dovrò frullare circa la metà del cavolo nero. Lo faccio un po' per volta perché il cavolo nero tende a impastare il frullatore a immersione e quindi è bene procedere per gradi. Con un po' di pazienza si arriva a questo livello. Qui ho 500 g di fagioli cannellini precotti. Ne metto metà nella pentola con il brodo per frullarli e l'altra metà li metto nel tegame che andranno interi. Aggiungo anche un po' di peperoncino e a questo punto posso prendere la parte che ho frullato e riunirla nel tegame. Mescolo e poi rimetto la pentola sul fuoco e la faccio andare ancora un 5-10 minuti. Visto che le dosi sono per 4 persone e noi saremo solo in 2, levo metà del preparato, lo posso congelare e poi lo riutilizzerò. Nella parte che è rimasta metto 75 g di riso. Io ho utilizzato un riso originario, ma si può utilizzare qualsiasi riso che sia adatto per una minestra. Mescolo e lascio cuocere. Nel caso che la minestra si asciughi eccessivamente perché il riso l'asciugherà, aggiungo un po' di acqua bollente. Passato il tempo di cottura del riso, la minestra è pronta. Servo nella scodella 2 generose mestolate di zuppa e poi un ingrediente che è veramente importantissimo, parmigiano reggiano. Ti consiglio di metterlo con abbondanza perché completa veramente questa minestra. Ed ecco qua la nostra minestra di cavolo nero, con i fagioli, con il riso, con il parmigiano, è una vera esplosione di sapore, devi assolutamente provarla. La ricetta originaria della minestra di cavolo nero la trovi nei libri di Paolo Petroni, vere e proprie Bibbie della cucina fiorentina e toscana. Ti lascio il link in descrizione, qua sotto. Se ti è piaciuta questa ricetta, oltre a lasciare un mi piace, ti consiglio anche di vedere il video della ribollita, cliccando qui accanto. È una delle ricette simbolo di Firenze, veramente straordinaria. Grazie per avermi seguito fin qui e la ribollita. Ciao!